Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this extra special edition of the Italian Wine Podcast, where il professore gets to spend some time with his childhood friend Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga. They chat about the old times and tell us about their friendship and how they share their passion for wine. Il nome è San Leonardo, perché si chiama la tenuta San Leonardo? Perché questo posto si chiamava San Leonardo in Sarnis. Ed era un'antica, ma poi era un ospedale. Storico famoso. No, ma era un ospedale. Questo era un ospedale? Un ospedale, sì. Come erano gli ospedali sulle vie francesi, era un ospedale dei viandanti, no? Dei viandanti che dall'Inghilterra andavano a Roma nei pellegrinaggi medievali, avevano dei luoghi dove si fermavano. Ora c'erano i grandi luoghi, no? Come in Borgogna, i grandi conventi dei Certosini, e qui c'era questo piccolo convento, Un ospizio, la gente si poteva mangiare, se si era stanca, ferita, si poteva curare. Oggi dove abbiamo mangiato certamente era il refettorio del convento. dove ok. operavano i frati che... Quindi avete tenuto questo? No, abbiamo a questo... è proprio, si chiama San Leonardo in Sarnis, allora noi lo chiamiamo, infatti Anche il sulla paese chiesa si fuori- chiama San Leonardo. Non c'è un paese. No, No? non c'è un paese, questo No. è San Leonardo, è solo questo posto. Quindi dove c'è località. Sì. Sì. Il paese è Borghetto che è qua giù. Ok, Che è io era il pensavo confine. che fosse anche il nome del paese. No, era il confine, perché qui questi erano paesi importanti nell'Ottocento, perché erano paesi di barcaioli. L'Adige. L'Adige era navigabile, tutta quanta la legna veniva fluitata sull'Adige. Fluitare era un termine riferito al trasporto del legname a zattere, cioè creavano delle enormi zattere e queste zattere andavano fino a Verona, ma lungo l'Adige, non si portava con i carri il legname, si fluitava, e questi erano posti da i marinai, diciamo così, i barcaioli erano tutti questi paesi lungo l'Adige. Borgo Sacco, per esempio, era famoso. Perché Borghetto, i Pedrigotti erano una famiglia di barcaioli. Sì, poi avevano le tasse, ognuno che passava pagava il dazio, c'è tutto un Allora meccanismo. si andava in giù Sì. con la zattera e con Si fluitava, sì. E in si su veniva in su cereali. con le barche trainate da cavalli. Sulla riva i cavalli tiravano le barche con i cereali, con il frumento. E Prego. poco più su di qui, pochi metri più in su, sotto i Masi, Sì. c'è ancora il porto Sì, certo, è quello che dove dicevo. la notte si fermavano le barche. Mio padre era dei Masi, avevano l'azienda, loro erano mezzadri, si chiamavano i Mori Casoni, perché erano tutti mori di capelli, e il Casoni era la casa dei sartori, dove loro facevano i mezzadri, insomma, erano tre fratelli. Il Cason. Il Cason, sì, Mori Cason. Come avete vissuto questo periodo di pandemia? Cominciamo con Marchese. Allora guardi, la pandemia è molto noiosa, però devo dire che io vivo anche a Roma, piuttosto che stare chiuso in casa sono venuto subito qua e sono stato come un papa, perché Non rompere le qui scatole a c'è nessuno. tutto, la natura, gli uccelli, la fauna, c'è veramente di tutto. E in più ho potuto lavorare in altre cose, nei giardini, con altri progetti, ma ormai l'azienda, io sono vecchio e mi sono sentito proprio in dovere di fare il passaggio generazionale, e quindi dell'azienda se ne occupa mio figlio. Ed è lui che adesso manda avanti, io non faccio più niente, perché se no le aziende non vanno avanti. Quindi ho lasciato veramente, e quindi è lui che quando vorrete dovete intervistare, perché riguardo San Leonardo oggi io non ho più
Sì, abbiamo passato Magari qualche consiglietto lo do, ma anche tu. Abbiamo passato 2 ore stamattina con lui, abbiamo visto questo bellissimo posto. È bravo, è bravissimo, tiene bene le cose. Sì, anche in Invece inglese, quindi il nostro figlie- pubblico è inglese, allora quindi sicuramente abbiamo potuto... E credo che sta vivendo San Leonardo un periodo di pandemia che è straordinario, perché avendo sviluppato tutto quello che io non avrei saputo fare dal punto di vista informatico, qui è stato sviluppato veramente un progetto molto molto bello, per cui è riuscito a non fare più tutti questi viaggi che erano pesantissimi, Costosi. perché andare a cercare tutti i mercati stranieri bisognava muoversi tutto il tempo e andare a cercare di vendere all'estero. Oggi, stando seduto a una scrivania, lui è in contatto con tutti i suoi distributori e quindi riesce a vendere, tanto che il nostro fattore mi diceva poco fa: non sappiamo più come fare, stanno arrivando ordini da Natale a oggi. E, insomma, va molto bene l'azienda perché ha saputo comunicare una cosa. Si è accelerato, diciamo, questa comunicazione più digitale. Sì. Quindi Più San moderno. Leonardo, facendo qualità, non ha avuto problemi come tanti altri poveretti, che veramente è un disastro in generale. Ma l'azienda va bene. Ma io intendevo in realtà una vissuta un pochino più personale, ma... Più personale che stando qua. No, però l'ha detto che ha passato si è trasferito qua durante la pandemia. No? Sì, però non è che devo stare tutti i giorni in ufficio. mi godo l'azienda, mi godo. Abbiamo un'altra cosa qua vicino dove c'è un giardino e lavoro, sì, queste cose qua. Certo. Sì, abbiamo visto anche il giardino che... L'orto. Sì, l'orto. L'orto, ma naturalmente non è Anche avete tutto questo in da comune, solo. l'orto, anche lui ha... Io ho un orto sì, primitivo, però. è una passione, però naturalmente l'importante è di appoggiarsi sempre a qualcuno che sa di più. E allora io mi sono appoggiato anche a un grandissimo giardiniere, questo architetto Paolo Peirone, che oggi è Torino. un nome importantissimo e che mi ha dato siamo amici e mi ha dato molti consigli. E quindi pian pianino abbiamo fatto abbiamo evoluto l'azienda. Bene, e tu Attilio come hai vissuto questo periodo di pandemia? Anche se noi ci siamo visti qualche volta. Io ho cercato di stare a casa il più possibile, ho fatto anche 2 settimane all'ospedale che sono state provvidenziali, nel senso che non ho avuto conseguenze poi dopo, e quindi mi hanno... Era all'inizio però. All'inizio, no, non so se era la fine del primo ciclo o l'inizio del secondo ciclo, perché è successo alla fine di luglio. Sì. E ormai tutti pensavano di essere fuori, ormai tutti quanti facevano delle vacanze. Io sono andato in Sardegna con Vittorio Moretti a vedere la sua azienda a Sella e Mosca, Sì. che è una cosa imponente, sono 600 ettari, con grandi problemi, diciamo così, dal punto di vista riorganizzativo. E quindi siamo tornati e dopo 4-5 giorni mi telefona e mi dice: guarda Attilio, io sono in ospedale. Sì, mi hanno trovato il Covid e mi hanno ricoverato, vai a farti vedere. Sono andato, mi ha fatto il tampone ed ero positivo. Dopodiché mi ha detto il mio medico: senti, tu sei che come il cuco, è meglio che ti fai una lastra. E mi hanno trovato 2 focolai, da una parte e dall'altra dei polmoni. Dopodiché io potevo star bene a casa, ho detto no, mi ricoverate, mi mettete non in terapia intensiva, mi mettete... E sono andato all'Overeto e mi hanno ricoverato. Ero l'unico del reparto di infettivi, l'unico. Mi hanno trattato come un principe.
ero in camera da solo, aria condizionata, 5-6 fra infermieri, medici, mi rompevano le scatole continuamente perché forse ero un caso clinico, nel senso che Però non avevi i sintomi? No, niente, né tosse né febbre, niente. Mi hanno fatto questi 7-8 giorni di cortisone, di eparina, ma senza ossigeno. Dopo gli altri 7 sono rimasto lì finché bisognava avere i tamponi negativi, dopo sono uscito, ma bene, ho perso anche qualche chilo, poi li ho recuperati, devo dire. Ma stavo bene, però mi sono vaccinato automaticamente, cioè non ho avuto più il problema. Adesso ti devi vaccinare. Mi hanno già fatto la seconda vaccinazione, quindi dove io ho passato un periodo, dato prima il problema è nato in marzo, io sono andato in ospedale alla fine di luglio e primi di agosto. Ho fatto 2 cose in quel periodo lì, ho fatto l'orto e mi sono divertito molto. Avevo un sacco di tempo, non c'era più. Ho fatto lezioni all'università come si dice, in digitale, ma soprattutto ho messo in ordine tutto quello che avevo da mettere in ordine. Ho trovato tante di quelle robe, una cosa fantastica, ho scoperto un mondo, ho scoperto 40 anni di cose che ho accumulato, bellissime, che ho messo assieme, adesso ho tutto ordine, sono a posto. Ho messo a posto i libri, ho fatto 4-5 cariche di libri per mandarli da mio figlio, perché non ci stavo più dentro in casa ormai. Poveretto tuo figlio, perché là già sì, lui brontola sempre, ma lo stesso. Biblioteca in casa. Adesso sta riparto con un nuovo, ne ho ancora, ne ho 4-5 mila da scaricare, ma un po' alla volta li mando giù, faccio un corriere con 20-30 cartoni, 40 cartoni, una paletta e li porto giù, perché non ci sto più, io viaggio lungo i corridoi, io ho il mio ufficio, che è grande, perché 160 metri quadrati, ho un ufficio grandissimo, ma è diventato ormai come le trincee. Vivo attorno a questi libri, no? Ho tutto un percorso di trincea, insomma, però adesso devo pulirlo perché se non ci sto più dentro è un disastro. Ecco, ho fatto quella cosa lì, poi quando sono uscito dall'ospedale ho fatto un po' di rieducazione, in movimento, eccetera, per ossigenarmi, ma siamo già a settembre, ottobre. E dopodiché è partita l'altra ondata, ma io sono rimasto lì, non mi sono più mosso, ho fatto tutte le mie cose da casa, bene, e niente, adesso sto ripartendo con l'orto. E quindi ci siamo divertiti praticamente devo dire, io ho detto a mia moglie, io mi ricordo il silenzio attorno a casa, queste serate con la luna e le stelle senza nessun rumore, un silenzio, sentivo la civetta, sentivo i barbagianni che era un pezzo che non li sentivo, la mattina alle 4:30, alle 5 tutti gli uccelli che cantavano, una cosa fantastica, sembrava di essere in un altro mondo. No, adesso l'abbiamo vissuta bene la pandemia, l'unica cosa è che noi siamo stati fortunati, quello che è terribile è quello che ci circonda, che c'è tanta povertà, tanti problemi in gente che non ha la possibilità di uscire all'aperto. Certo, uno che vive a Milano ha molto meno possibilità, uno che vive a Milano viene preso dal conforto e dalla depressione. Capisco quelli che adesso tutti vogliono al ristorante, eccetera, perché dopo tanta cattiva cucina delle mogli forse è qualcosa di buono. Cioè, molta gente era abituata a mangiare fuori e quindi ha dovuto mangiare dentro, ma senza avere la capacità di farla mangiare. Appartamentini piccoli, magari con tanti bambini. No, con i figli, adesso con i figli che poi ognuno vuole la stanza per poter fare i dati, eccetera, quindi tutto un casotto, insomma. Vabbè, comunque forse stiamo uscendo. And that's a wrap for today. If that ain't suspense, huh? Well, you will have to stay tuned for next week's edition of Everybody Needs a Bit of Scienza to learn about what happens next. Thanks for tuning in. Cin cin!